pianino, Buondì! Oggi un video molto importante secondo me. La convivenza con il lupo riguarda tutti, non solo noi che viviamo qui in aperta campagna a stretto contatto con lui, ma riguarda anche chi questi luoghi li vive solo di passaggio. Adesso vi spiego perché. Gatto da guardania. Allora, ci stiamo dirigendo in un nostro pascolo, un po' lontano dalla cascina, perché questo è il periodo dell'anno nel quale cominciamo a preparare tutti i pascoli, ripristiniamo tutti i recinti, dove poi i nostri animali, il nostro bestiame pascolerà per tutta la stagione. Oggi andiamo perché, oltre a ripristinare i recinti, abbiamo qua un cartello molto interessante che adesso andremo a spiegarvi, a raccontarvi nel dettaglio. Il segnale che l'inverno a Cascina Girasole è finito è questo. Ora non so se voi li vedete, ma ce n'è una distesa in tutto il sottobosco. Questi sono i bucaneve. Dopo la candelora ricomincia a crescere l'erba, spuntano i bucaneve, spuntano le primule. Ogni anno più o meno è la stessa cosa e coincide anche più o meno con la luna nuova di febbraio. Guardate come comincia a rinverdire. Io quando vedo questa erbetta che comincia a crescere adesso nella luna nuova di febbraio, guarda, sono gasato nero veramente di ripartire con la stagione. Allora, una cosa che è necessario che torni ad essere di dominio pubblico è che tutti i territori che sono oggi utilizzabili dall'essere umano in natura sono stati, diciamo, conquistati o ripuliti nel tempo dal lavoro manuale umano e dal pascolo degli animali. Questa è una regola. Tutti i territori che sono coltivabili, che sono usufruibili dall'essere umano, i pascoli, i sentieri, tutte le zone in natura usufruibili dall'essere umano sono state pulite nei secoli da questo binomio essere umano, lavoro manuale, pascolo animale. Oggi, se si pensa che gli animali debbano stare sempre chiusi in un capannone, in una stalla e non uscire più di lì e che sia la cosa normale, questo è perché solo ci siamo dimenticati della funzione reale che gli animali hanno al pascolo. Manutenzione del territorio all'ennesima potenza. Come potete vedere ci sono tutti i paletti un po' buttati qua e là perché con la neve, con l'inverno ovviamente tutto salta per aria. Adesso dobbiamo ripristinare tutto, ma soprattutto quest'anno abbiamo accolto l'invito e il suggerimento delle linee guida del Centro Grandi Carnivori del Piemonte, che si trova a Entracque e poi ha anche altre sedi, di informare gli escursionisti, informare le persone che passano sui sentieri della presenza del lupo in primis, ma anche dei nostri animali, ma soprattutto informare della presenza dei cani da guardania, che siano pastori abruzzesi, dei Pirenei, Kangal, qualsiasi tipo di razza viene utilizzata per questo tipo di lavoro. È fondamentale che le persone sappiano che esiste il lupo, esiste un pericolo per il bestiame e è necessario da adesso, ma non solo da adesso, da 10 anni che io sono qui ho sempre avuto presenza di lupo, è necessario intervenire con la presenza di cani per la tutela del bestiame e di conseguenza del territorio. Allora, la regione Piemonte non ci obbliga a mettere questi cartelli, ma ci invita. Per quale motivo?
principalmente perché le persone che passano sui sentieri e attraversano i pascoli non sanno più cosa sta accadendo intorno a loro, ovvero non sanno come interagire col bestiame che incontrano, con gli animali che incontrano, con i cani ed eventualmente anche con i lupi. La natura non è un parco giochi, la natura è un luogo che può essere molto accogliente, molto divertente, ma anche molto pericoloso per certi versi. Ed è stato necessario, sotto consiglio del Centro Grandi Carnivori, di comunicare alcune linee guida. Attenzione, non sono assolutamente divieti di nessun genere, ovviamente, anzi, il contrario. Questi cartelli agevolano a tutti gli effetti la convivenza tra noi, il lupo, e voi che frequentate queste zone. Quindi questo è un cartello che è utile a tutti quanti per cercare di convivere e vivere questo territorio tutti assieme. Perché è necessario informare? Ma perché noi abbiamo visto con i nostri occhi persone incontrare, per esempio, il nostro pastore abruzzese e fare gesti di tutti i generi assolutamente inconsulti, urlare, tirare pezzi di legno, alzare bastoni, oppure alzarsi sui pedali sulla bici. Addirittura una persona un giorno si è alzato sui pedali sulla bici e urlando diceva: ve lo faccio sopprimere. Cioè, cose che non stanno né in cielo né in terra. Adesso leggiamo insieme questo cartello, così che almeno tutti possiamo avere delle informazioni in più su come comportarci in questi casi. Allora, innanzitutto il cartello avvisa della presenza di due cose fondamentali. Uno, presenti i lupi, e ce ne sono veramente in abbondanza in questo periodo, credo in quasi tutte le zone collinari e montane d'Italia, e la presenza di cani da guardania. Il cane da guardania oggi è diventato fondamentale, soprattutto per chi magari ha pecore, capre, animali erbivori di piccola taglia che subisce predazioni continuamente. Allora, ovviamente noi siamo per la convivenza, noi non abbiamo mai avuto nessun problema con il lupo, ma con le giuste precauzioni. Quindi noi di notte ritiriamo quasi sempre gli animali. Le vacche, per esempio, non le ritiriamo dentro la stalla di notte, ma le avviciniamo a casa tutte le sere. E abbiamo ovviamente i cani che hanno funzione di guardania. Per queste tre tipologie di escursionisti che passano intorno alla nostra cascina, come intorno a tutti i pascoli d'Italia, è necessario sapere alcune informazioni fondamentali. Per i ciclisti principalmente, i cani reagiscono alla velocità, ovvero vedere spuntare una cosa molto veloce da dietro a un cespuglio ovviamente spaventa il cane, che ha una reazione immediata di difesa, ok? Allora, le cose che si possono fare in quel caso è scendere dalla bicicletta e non continuare ad andare ai 1000 all'ora magari urlando, perché sennò il cane ci corre dietro. Se casomai si scende e il cane viene vicino, si può utilizzare, in caso si avesse paura, la bicicletta come barriera, per esempio. È un'ottima strategia. Allo stesso tempo, questi cani che sono preparati per fare questo lavoro non attaccano, non aggrediscono mai l'essere umano. Se il cane non lo si considera, non lo si guarda negli occhi e si procede per la propria strada, lui ci abbaierà per un po'. Quando si è fuori dal territorio di sua competenza, il cane torna indietro. Questa è una cosa che tantissimi sapranno, ma i cani da guardania vanno verso il potenziale pericolo abbaiando, ma si fermano a una distanza di sicurezza in tantissimi casi abbaiando. Un buon cane da guardania, per certi versi, evita sempre lo scontro, perché non è stupido. Se dovesse avere a che fare con un lupo, a volte può anche finire male. Per gli escursionisti a piedi, per esempio, le indicazioni sono mantenere la calma, camminare lentamente, evitare i movimenti bruschi, mantenere una distanza di sicurezza dal bestiame, perché noi abbiamo visto tantissime persone andare lì e dargli la merendina alle mucche. Cioè, queste cose non si possono fare, bisogna camminare, procedere, sì, guardare, nessun problema, ma non avvicinarsi al bestiame, perché il cane se no ovviamente va in protezione. Non guardare i cani negli occhi, non urlare e non agitare niente, bastoni eccetera. Camminare, procedere, andare via. Il cane ci abbaierà, ma poi ci lascerà andare, attraversare il pascolo senza nessun problema. Ultime informazioni sono ovviamente per chi attraversa con dei cani. Qui viene il tasto dolente, perché il pastore da guardania
protegge dagli altri cani, ovviamente. Lui non può far distinzione, questo è un cane, questo è un lupo. Lui protegge da tutti i quadrupedi, per certi versi, che vede avvicinarsi al bestiame. Quindi con i cani è più delicata la situazione. Innanzitutto, se si incontra un cane da guardania, il cane andrebbe tenuto sempre al guinzaglio. Noi abbiamo assistito a scene di cani che magari arrivano dalla città o non abituati a vivere un territorio naturale, che corrono dietro caprioli, sentono odori di ogni genere, non capiscono cos'è il bestiame, gli abbaiano. Tutte queste situazioni provocano incomprensioni. Il cane da guardania in quel caso reagisce, ovviamente. Quindi i cani vanno educati. I cani che vengono portati in certe zone naturali vanno educati. Per questo che non gli permettono di andare in montagna ai cani. A tantissimi parchi ci sono i divieti, perché i cani non sono preparati, non sono educati, corrono dietro agli stambecchi, ai cervi, a qualsiasi cosa che si muove. Non si può fare. Quindi il cane va tenuto al guinzaglio, bisogna cercare di mantenerlo tranquillo fino all'attraversamento del pascolo. Assolutamente non lasciarlo avvicinare al bestiame, perché in quel caso lo scontro è inevitabile. Quindi ultime informazioni sono importanti, ovvero che questi cani non sono randagi, non sono addestrati all'attacco, ma stanno lavorando a tutti gli effetti. È fondamentale mantenere delle linee guida per far sì che non succeda mai niente in questi casi. Luba! Ven, Bella, ven! È brava, vieni. Molto brava. Un'altra cosa importante è, ovviamente, questo per quanto riguarda i pastori o gli allevatori, avere il controllo del proprio cane, cioè quando si chiama il cane deve venire, quando gli si dà uno stop il cane si deve fermare. Insomma, anche allo stesso tempo non si può approfittare di questa cosa e lasciare cani allo sbaraglio che aggrediscono tutti quelli che passano. C'è un equilibrio da mantenere, ok? Questi però non sono cani che danno confidenza agli estranei, quindi non bisogna mai cercare di accarezzarli, di chiamarli, di dire ah che bello, come si fa normalmente con un cane che si incontra per la strada. Questi sono cani che non vogliono socializzare con le altre persone, ma soltanto con il proprio gruppo, il proprio branco e le proprie persone, diciamo. Quindi quando li si incontra non bisogna considerarli, non guardarli, andare dritti per la propria strada, e loro, quando hanno finito il loro lavoro, tornano indietro. Hanno più cognizione di quella che si può immaginare. Ne è bella? Duma, dai. Il cartello l'abbiamo realizzato noi con il supporto di una tipografia che si chiama Centro Grafico di Castiglione Falletto. La grafica l'abbiamo costruita noi insieme a loro. Questa operazione ha un costo che però abbiamo messo a disposizione noi. Il file che è uscito dal lavoro è libero, quindi è a disposizione di chiunque voglia prenderlo e farlo stampare da un altro centro grafico, oppure, e in questo caso ci scrivete, noi ve lo mandiamo, oppure potete contattare il centro grafico di Castiglione Falletto, di cui vi lasciamo tutti i contatti qui sotto al video, e loro ve lo stamperanno e possono anche spedirlo. Il costo è di circa 25 euro a pannello, perché comunque il materiale è molto robusto. Quelli che abbiamo fatto noi sono di 50x70 come dimensione, sono abbastanza grandi, ben visibili, perché ci sono tante informazioni sopra, quindi è necessario che siano di una dimensione un po' abbondante. Per noi è importante che ci sia informazione su quello che accade qui, perché magari ci sta che non tutti sappiano come funziona questo territorio, che c'è qualcuno che se ne occupa, che ci sono animali. In questo modo ognuno ha un po' il proprio spazio, sia noi che siamo qui, viviamo questo luogo e facciamo un mestiere qui, alleviamo e ci prendiamo cura del bosco, eccetera eccetera, sia voi che magari vivete in un altro luogo però passate di qui ogni tanto a passeggio, a camminare, a correre. Insomma, per tutti è bello che ognuno abbia il proprio spazio e che ci sia equilibrio e che ci sia rispetto reciproco. Oggi i lupi ci sono in costante aumento. Noi sono diversi anni che monitoriamo il territorio con le fototrappole e abbiamo anche numerosi vicini che hanno fatto avvistamenti a loro volta, quindi i lupi ci sono. Noi quindi dobbiamo ovviamente conviverci. Finora è stata una convivenza pacifica per quanto ci riguarda, però altri allevatori invece sono stati attaccati e hanno avuto problemi. È necessario quindi prendere precauzioni, in questo caso i cani, ma ce ne sono anche delle altre, ed è necessario che anche chi
non fa questo mestiere e non vive questi luoghi magari quotidianamente, quindi non è direttamente a contatto con questa cosa, però in qualche modo se ne prenda le responsabilità. La convivenza con il lupo riguarda tutti. E bon, arrozze. Sei brava tu? Sei brava tu? Te li vuoi mangiare i ciclisti, eh? No, non ti piacciono i ciclisti, a te? Per niente. Pericolosissimo,